Ciao and welcome to a new Italian lesson. This is the second part of a previous video where I told you how to ask for directions. Today you're gonna learn how to give directions and also how to understand when someone is telling you where to go. But before we start, my name is Ambra and in this channel I teach you how to speak Italian. So please subscribe and you'll make my day. And now let's go back to our lesson. Cominciamo! In the first part of this lesson, we've seen some basic words and how to call the main places in a city, like the hospital, the shops, the airport, and so on. I also gave you a simple way to ask for directions. In this second part, instead, I'll show you how to give directions. Once you know how to do that, then you'll be able to understand directions as well. I've also included some practice at the end of this lesson, so make sure you stay for that. Now, before we start, let's recap quickly what question you ask in Italian to know where a place is. Here you go. This is the simplest way to ask for directions. You use the word dov'è plus the place you're looking for. For example, dov'è il centro? Dov'è il centro? Where's the city center? Dov'è l'ospedale? Dov'è l'ospedale? Where's the hospital? Dov'è la cattedrale? Dov'è la cattedrale? Where's the cathedral? If you're looking for the place nearest to you, you just add the words più vicino for masculine nouns or più vicina for feminine ones. So for example, dov'è il ristorante più vicino? Dov'è il ristorante più vicino? Where's the nearest restaurant? And dov'è la farmacia più vicina? Dov'è la farmacia più vicina? Where's the nearest chemist? Okay, now you know how to ask for directions, so let's move on and see how you can give directions. We'll start looking at some keywords and then we'll put them together with some examples. The first essential word that you need for giving directions is vai, vai, which means go in informal Italian. Just a note that not to overcomplicate this lesson, I'm only showing you the informal way of talking. In the future, I could make a more advanced lesson to include the formal speech as well. Leave a comment with yes if it's something you are interested in. But let's go back to our word. This is how you use it. Vai sempre dritto. Vai sempre dritto means go straight ahead. Vai sempre dritto. While vai dritto fino means go straight until you see something. So for example, vai dritto fino all'ospedale. Vai dritto fino all'ospedale. Go straight until you see the hospital. Vai sempre dritto, vai dritto fino. The next word is gira, gira, which means turn. Gira a destra is to turn right, while gira a sinistra is to turn left. Gira a destra, gira a sinistra. This is instead the expression to say to turn back. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. The Italian word for cross is attraversa, attraversa. So for example, attraversa la strada means cross the road. Then we have supera, that means go past. Now, to give more information on the location of the place, you can use the following words. Accanto a means next to. Accanto a. Tra is the Italian word for between. Tra. We'll see how to use it in just a moment. The next one is di fronte, which means opposite. Di fronte. Then all'angolo is to say at the corner. All'angolo. Finally, all'incrocio
means at the crossroads, all'incrocio. Okay, now it's time to look at some examples. I've tried to keep it simple so you can focus on the keywords. The first one is very easy. Dov'è il ristorante? Dov'è il ristorante? Where's the restaurant? Il ristorante è tra la chiesa e la stazione. Il ristorante è tra la chiesa e la stazione. Means that the restaurant is between the church and the train station. Il ristorante è tra la chiesa e la stazione. Let's move on to the next one. Dov'è la chiesa? Dov'è la chiesa? Where's the church? Vai dritto, go straight ahead. All'incrocio gira a sinistra. At the crossroads turn left. La chiesa è a destra. The church is on the right. Vai dritto. All'incrocio gira a sinistra. La chiesa è a destra. Example number 3. Dov'è il museo? Dov'è il museo? Where's the museum? Torna indietro. Turn back. Supera l'ospedale. Go past the hospital. Il museo è all'angolo. The museum is at the corner. Torna indietro. Supera l'ospedale. Il museo è all'angolo. Here's another example. Dov'è l'università? Dov'è l'università? Where's the university? Vai dritto fino al semaforo. Go straight on till the traffic light. Gira a sinistra. Turn left. L'università è accanto alla scuola. The university is next to the school. Vai dritto fino al semaforo. Gira a sinistra. L'università è accanto alla scuola. E last one. Dov'è la banca? Dov'è la banca? Where's the bank? Attraversa il parco. Cross the park. Gira a destra. Turn right. La banca è di fronte al bar. The bank is opposite to the coffee shop. Attraversa il parco, gira a destra. La banca è di fronte al bar. Okay, now, as promised, is your turn. Try to give me direction to reach the place I'm asking for. For each one, I'm gonna give you a few seconds, but if you need more time, just pause the video. Ready? Let's go! First one. Dov'è il bar? Dov'è il bar? Il bar è tra l'ospedale e la pizzeria. Il bar è tra l'ospedale e la pizzeria. Next one. Dov'è la pizzeria? Dov'è la pizzeria? Vai dritto fino alla banca. Gira a sinistra. La pizzeria è accanto al bar. Vai dritto fino alla banca. Gira a sinistra. La pizzeria è accanto al bar. Number 3. Dov'è il parco? Dov'è il parco? Gira a destra, vai dritto, il parco è all'angolo. Gira a destra, vai dritto, il parco è all'angolo. Next one. Dov'è la stazione? Dov'è la stazione? Supera l'ospedale. All'incrocio gira a sinistra, la stazione è a destra. Supera l'ospedale, all'incrocio gira a sinistra, la stazione è a destra. And last one. Dov'è la farmacia? Dov'è
la farmacia. Gira a sinistra. Vai dritto fino al semaforo. Gira a destra. Vai sempre dritto. La farmacia è di fronte al bar. Gira a sinistra. Vai dritto fino al semaforo. Gira a destra. Vai sempre dritto. La farmacia è di fronte al bar. That was the last exercise, but if you want more, just let me know in the comments below. And that was all. Thanks for watching. Grazie. Please subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you next week. Ciao ciao!